Gentilissimi genitori di tutti i nostri pazienti, sono Michele Romano, il direttore della fisioterapia di Isico e stavolta questo video che sto preparando è fatto espressamente per voi. Ho pensato di farvi una proposta che non ha alcuna relazione con il motivo per cui siete venuti a contatto con Isico. Si tratta di un progetto in cantiere che però, vista adesso la condizione di forzata immobilità nella quale ci troviamo, penso sia proprio adatto. Il progetto non ha relazione con la patologia per cui stiamo lavorando tutti insieme, ma ha sempre a che fare con la colonna vertebrale. Avrò bisogno di fare con voi un piccolo ragionamento ed una introduzione, magari noiosa, ma necessaria. La prevenzione del dolore della colonna vertebrale rappresenta sicuramente lo strumento più efficace per non subirne i suoi effetti negativi. Questo perché il trattamento del dolore della colonna, dopo che è insorto, è difficilmente coronato da un successo evidente. Leggendo i risultati della maggior parte dei numerosissimi studi che si sono concentrati su questo tema, si comprende che un metodo certo, sicuro e efficace non è stato ancora trovato. Che siano gli esercizi, le manipolazioni, l'osteopatia, i busti, i plantari o qualunque altra strategia, oggi sappiamo che una volta insorto il dolore della colonna non può essere annullato velocemente e bisognerà dotarsi della pazienza di seguire il suo decorso fisiologico, cercando naturalmente di aiutarsi con il metodo di trattamento più efficace, tra quelli che vi ho citato, adatto almeno a ridurne l'entità. Considerando gli studi che sono stati fatti per identificare quello che meglio impedisce l'insorgenza del dolore, è stato accertato che l'esercizio fisico eseguito a scopo preventivo è una delle poche cose certe che sappiamo rispetto al mal di schiena. Questo dato è facilmente reperibile grazie alla notevole quantità di studi che sono stati pubblicati su questo argomento e che presentano davvero conclusioni con risultati concordi. Uno dei più importanti di questi articoli è stato pubblicato su JAMA, che è il Journal of American Medical Association, 2 anni fa. Questo articolo cosa ha fatto? Il riassunto di 21 studi di ottima qualità pubblicati su riviste scientifiche internazionali che comprendevano un'analisi di 30.850 soggetti in trattamento per il mal di schiena frequente. I risultati finali degli studi hanno sottolineato che il solo tipo di strumento terapeutico davvero efficace a ridurre la ricorrenza della lombalgia, cioè la ricaduta, sono gli esercizi fisici. Quindi cosa fare? Le strade da percorrere sono molto semplici e hanno 3 obiettivi paralleli. Il primo obiettivo tiene conto della posizione poco fisiologica che facciamo normalmente assumere alla nostra colonna vertebrale a causa delle posizioni tipiche della vita quotidiana. Nelle società occidentali la posizione seduta è una delle più utilizzate anche a causa dei frequentissimi lavori sedentari che vengono svolti. La posizione seduta obbliga la parte bassa della colonna vertebrale a invertire la sua naturale forma, annullando il fisiologico incavo, e il mantenimento eccessivamente prolungato di questa posizione altera il carico sulle diverse porzioni delle vertebre, rappresenta quindi uno dei fattori di rischio per il dolore. Malauguratamente la stessa situazione si verifica anche nel tratto cervicale della colonna. L'uso frequente dei telefonini e dei tablet quando erano di moda accentua a volte davvero troppo il tempo di mantenimento della testa piegata in avanti. Uno degli obiettivi degli esercizi, quindi, sarà la ricerca sistematica e regolare della forma fisiologica delle porzioni di colonna vertebrale alterate per lunghi periodi dalle nostre abitudini scorrette. Il secondo obiettivo sarà lo stimolo della contrazione dei muscoli del tronco, maggiormente coinvolti nel mantenimento della stabilità della colonna. E il terzo e ultimo obiettivo sarà la ricerca dell'allungamento della colonna
in contrasto alla naturale tendenza del collasso relativo. In definitiva, vi propongo un semplice programma di prevenzione del dolore vertebrale da eseguire in autonomia. Penso sia chiaro che non parliamo di trattamento. In quel caso, infatti, gli esercizi devono essere specifici al massimo e scaturiscono da una valutazione clinica e strumentale. Qui stiamo parlando di prevenzione del dolore, cosa che si ottiene con un programma di esercizi di base eseguiti con lo scopo di migliorare le difese e che contrasta l'uso scorretto della colonna. Il programma si esaurisce in pochi minuti, ma deve essere eseguito quotidianamente. Bene, vediamo adesso cosa fare in pratica. Il primo obiettivo di questo piccolo gruppo di esercizi sarà la ricerca della fisiologica forma della colonna lombare. Questo perché le porzioni della colonna vertebrale più a rischio di sviluppare dolore sono quelle con curve a incavo posteriore, cioè questa parte della colonna e questa parte della colonna, quelle che vengono definite lordosi, quindi la parte lombare e la parte cervicale, che corrispondono, non è un caso, alle parti di colonna che sono interessate dalla inversione di forma a causa delle nostre abitudini. Cioè nel corso della vita quotidiana, sia perché stiamo troppo tempo seduti o perché c'è l'abitudine a tenere troppo piegata la testa in avanti, queste curve che sono ad incavo posteriore si trasformano in curve ad incavo anteriore. Come anticipato, il lavoro di prevenzione del dolore si sforzerà di ritrovare, almeno a intervalli, questa forma fisiologica almeno più volte nel corso di una giornata. Bene, per l'esercizio 1 siamo in piedi. Poggeremo le mani sul nostro tratto lombare. L'obiettivo sarà quello di farlo inarcare. Quindi useremo le mani per spingere in avanti il bacino e l'addome e faremo anche un movimento di estensione delle spalle e della testa verso l'indietro per accompagnare il movimento. Quindi le mani poggiate sul tratto lombare, una spinta in avanti, una estensione della testa e delle spalle verso l'indietro. Vi faccio vedere di lato. Le mani faranno la pressione per estendere, la testa e le spalle accompagneranno il movimento. L'esercizio è da ripetere almeno 12 volte. L'esercizio numero 2 è molto simile a quello che abbiamo appena visto, perché questo movimento è uno dei più importanti e da ripetere frequentemente. Quindi mettiamo sempre le mani sul tratto lombare, ci mettiamo comodamente con i piedi, effettuiamo l'estensione del tratto lombare facendo la spinta delle mani e l'estensione della testa, ma stavolta faremo accompagnare a questa estensione una piccola inclinazione del bacino. Spingiamo il bacino di lato e estendiamo. Spingiamo il bacino dall'altro lato e estendiamo. Una volta a destra, una volta a sinistra. Ripeteremo questi movimenti almeno 6 volte per lato. Per l'esercizio numero 3 siamo invece in posizione seduta. Divarichiamo leggermente le gambe, faremo una flessione anteriore della colonna per stirare i muscoli posteriori del tronco e manterremo questa posizione per circa 6 secondi. Quindi poggeremo le mani sulle ginocchia, ci inclineremo in avanti, cercheremo di scendere il più possibile verso il basso, scendendo in mezzo alle nostre ginocchia. Possiamo mettere le mani per terra per accompagnarci nel movimento massimo possibile, mettendo in allungamento tutto questo comparto muscolare posteriore. Manteniamo 6 secondi lo stiramento, quindi rimettiamo di nuovo le mani sulle ginocchia e ci raddrizziamo. Lo scopo di questo esercizio non è quello di ritrovare la posizione fisiologica della colonna lombare,
ma di effettuare uno stretching di questi muscoli posteriori che sono costantemente in tensione. Dimenticavo di dirvi di ripetere questo esercizio almeno 8 volte. Adesso passiamo all'obiettivo 1B di questo piccolo programma. Stavolta saremo sempre alla ricerca della fisiologica forma di un pezzo della colonna vertebrale, ma stavolta ci concentreremo sulla porzione cervicale. Per questo esercizio poggeremo le mani nell'incavo posteriore della colonna. Lo scopo sarà quello di creare un contrappoggio con queste mani. Dopodiché faremo un'estensione spinta della testa con le mani che fungono da fulcro. Manterremo questa posizione 2 secondi circa e ripeteremo 12 volte. Quindi le mani poggiate nell'incavo della colonna cervicale che sostengono bene la colonna stessa. La testa viene portata in estensione spinta verso l'indietro massimo, 2 secondi tenuta, ritorno. Sostegno della colonna cervicale, testa che si spinge indietro il più possibile, 2 secondi e ritorno. Come vi avevo anticipato, adesso col prossimo esercizio faremo uno stiramento della muscolatura posteriore del tratto cervicale, tipicamente sempre in tensione. Quindi per questo esercizio numero 5 poggeremo le mani sulla parte posteriore della testa, faremo una flessione decisa della testa in avanti aiutandoci con la pressione delle mani. Manterremo 3 secondi questa spinta e ripeteremo 8 volte il movimento. Quindi le mani stavolta non sono dietro il collo ma sono dietro la testa. Le mani spingono in flessione anteriore la testa, mettendo in allungamento i muscoli posteriori. 3 secondi e poi ritorno. Spinta di nuovo anteriore. 3 secondi e poi ritorno. Passiamo adesso all'obiettivo 2 del programma, cioè alla contrazione dei muscoli stabilizzatori della colonna. Cominceremo con un primo esercizio in cui i muscoli maggiormente coinvolti saranno i muscoli alti della nostra colonna. Metteremo le nostre mani in appoggio sulla parte posteriore della testa. Le mani saranno una resistenza perché si opporranno alla spinta che la testa effettuerà verso l'indietro cercando di estendersi. Ripeteremo questo esercizio 8 volte per 4 secondi di tenuta. Le mani sono dietro la testa. Le mani si oppongono al movimento, la testa spinge con tutta la forza che ha verso l'indietro per 4 secondi e quindi si rilassa. Resistenza delle mani, spinta energica della testa verso l'indietro per 4 secondi e poi rilasso. Continuiamo con un altro esercizio per la contrazione dei muscoli stabilizzatori della colonna. Stavolta siamo in posizione sdraiata a pancia sotto, metteremo le braccia lungo i fianchi, contrarremo con forza i glutei e poi tireremo sulla testa e le spalle. Terremo questa posizione per 3 secondi e poi rilasseremo. Glutei, solleviamo testa e spalle, spingiamo indietro, 3 secondi e poi rilassiamo. Ripetere almeno 12 volte. Ancora un esercizio con lo stesso obiettivo. Stavolta però siamo seduti vicino ad un tavolo o a una scrivania, poggeremo le mani sotto il piano del tavolo e eserciteremo una trazione energica verso l'alto usando i muscoli della schiena, cioè quindi immagineremo di sollevare il tavolo mentre portiamo leggermente in estensione la colonna. Contrazione energica dei muscoli posteriori del tronco, facciamo lo sforzo come per sollevare il tavolo,
Teniamo 2 secondi la contrazione e poi rilassiamo. Contrazione energica, 2 secondi e poi rilassiamo. Ripetiamo almeno 14 volte. Siamo all'ultimo obiettivo del programma. Stavolta faremo un solo esercizio alla ricerca dell'allungamento della colonna. Per questo siamo ancora in posizione seduta, però stavolta abbiamo bisogno di una sedia che abbia dei braccioli. Perché metteremo le mani sui braccioli ed eserciteremo una spinta delle mani verso il basso, portandoci in allungamento e cercando di mantenere il bacino rilassato. Cioè facciamo in modo quindi che il peso del nostro bacino metta in allungamento la colonna. Mani poggiate, pressione delle mani, ci spingiamo verso l'alto, stacchiamo il bacino di pochissimi centimetri dalla sedia, cercando di mantenerlo rilassato, manteniamo 3 secondi in questa posizione e poi rilassiamo. Ripetiamo almeno 8 volte. Bene, programma completato. Io vi invito caldamente a farlo. Da una parte miglioreremo le condizioni di base della vostra colonna, dall'altra avremo l'occasione di accrescere ancora di più questo momento in cui nelle famiglie ritroviamo la comunione di tante attività. E fare gli esercizi assieme ai vostri figli è un'occasione da non perdere.